in collaborazione con Val di Fiemme, Dolomiti Super Ski, Val di Sole, Funivie Folgarida e Marilleva, Madonna di Campiglio, Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sportodor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla neve, montagna e sport invernali, quindi mi raccomando, sciate con noi! Siamo nella bellissima Val di Fiemme in Trentino. In questo territorio ci sono tre importanti schiare, lo schisente Latemar da Pampeago fino a Predazzo, c'è l'Alpe Lusia Bellamonte alle falde del parco di Paneveggio e l'Alpe del Cermis che parte da Cavalese. Incontriamo Giulio Misconelli che è il presidente di una delle tre schiare, l'Alpe del Cermis che parte da Cavalese, una stagione 2021-2022 nata sotto non buoni auspici ma che si è dimostrata una grande stagione, presidente. Allora, si è dimostrata una buona stagione, grande è un po' troppo, comunque dobbiamo dire che rispetto alle aspettative le cose stanno andando bene, sono andate bene, stanno andando bene, noi terremo aperto fino al giorno dopo Pasqua, c'è una buona affluenza dei stranieri, i cechi sono tantissimi, i polacchi avevano iniziato a venire dopo la faccenda della guerra a loro vicino, qualche problemino di arrivi ce li danno, ma guai a lamentarsi, stiamo andando benino. Una stagione che era nata con il Covid, la guerra, la poca innevamento, avete fatto tanti lavori a livello artificiale, quindi un risultato di cui siete contenti? Siamo contenti, le piste sono perfettamente innevate, il tempo ci ha aiutato, abbiamo avuto pochissime giornate di maltempo, infatti i rifugi stanno lavorando veramente alla grande, la gente vuole stare fuori all'aperto a prendere il sole, la neve tiene e quindi anche oggi abbiamo praticamente gli impianti che funzionano a pieno ritmo e con tanta gente che speriamo sia anche soddisfatta. Siete già con la testa nell'ottica 2022-2023, che cosa pensate di fare, di migliorare qui nella bellissima Val di Fiemme? Beh, nella bellissima Val di Fiemme si cerca sempre di andare avanti, di cercare di dare delle nuove offerte al cliente, di migliorare le strutture ricettive, le strutture di ristorazione e di cercare di essere al passo con i tempi. Noi come Cermis cerchiamo di dare sempre più qualità, anche perché ovviamente ci aspetterà un 2022-2023 non certamente facile e con una grande incognita che è quando finirà questa guerra. Una guerra che lascia ancora tanti spiragli aperti, ma si pronuncia anche una grande estate, sarà un'estate autarchica, l'anno scorso è stata una bellissima estate tutta italiana, anche quest'anno si pronuncia una grande estate con tanta gente italiana in montagna. Certo, ormai la montagna è diventata una meta anche per i giovani, una volta era per i non più giovani, adesso anche tanti giovani, visto anche le tante possibilità che ci sono da fare, a parte tutte le passeggiate, a parte l'utilizzo delle biciclette elettriche eccetera, a parte le arrampicate, sta diventando veramente sempre più importante all'interno della nostra economia. Non nascondo che il timore per la situazione attuale c'è sempre anche per l'estate, altrimenti se le cose si sistemassero certamente sarà una grande estate come la passata. Siamo a Madonna di Campiglio, la perla delle Dolomiti, il cuore, il fulcro della schiara Campiglio Dolomiti di Brenta, una schiara di 150 km di piste che parte da Pinzolo in Alta Varrendena, dopo Madonna di Campiglio arriva sino alle Funivie di Folgarida e Marilleva in Val di Sole. Una stagione in questa schiara che è partita, pensate, il 20 di novembre e va avanti sino a Pasqua. Ne parliamo con Bruno Felicetti che è il direttore delle Funivie di Madonna di Campiglio, un inizio di stagione scoppiettante, 20 di novembre, tanta neve a Sant'Ambrogio, un innevamento che andrà avanti sino a Pasqua. Quali sono le novità di questo inverno dopo la pandemia? Difficile, ma siamo ripartiti con dei buoni risultati.
Ciao Floriano, ben ritrovato. Ovviamente siamo partiti molto bene, organizzati, gestendo bene i flussi, con i controlli di norma, il Green Pass, la mascherina, il distanziamento. Ovviamente ci rivolgiamo ai nostri sciatori di rispettare le regole di base, se tutti le rispettano è facile poter proseguire. Insomma. Quindi cerchiamo anche una collaborazione attiva da parte degli sciatori per garantire il massimo della sicurezza. Andremo avanti fino al 25 aprile, quindi ben oltre Pasqua, siamo partiti come dicevi tu a fine novembre, l'innevamento è perfetto, siamo al 100% di apertura degli impianti, manca ancora da rifinire qualche pista nera, qualche pista più in alto, ma stiamo ultimando il 100% delle piste aperte. 20 mesi di lockdown, ma non avete dormito, tante novità, la nuova Fortini, nuovi innevamenti, nuovi impianti, insomma tante belle novità che fanno sì che sarà un inverno autarchico, si preannuncia una grande richiesta di italiani per la montagna e voi siete pronti? Sì, siamo pronti, diciamo che finalmente abbiamo messo in funzione la nuova Fortini, un impianto da 13 milioni di euro di investimento che l'anno scorso era pronto a partire ma purtroppo non ha potuto funzionare. Un impianto nuovissimo, di nuova generazione, sedili riscaldati, sembra una piccola astronave con una vista panoramica su Madonna di Campiglio e sul Brenta, quindi una cosa che vale solo la pena usarla quasi come una ruota panoramica per vedere il paesaggio e per toccare da vicino la bellezza delle nostre montagne. Ovviamente abbiamo intensificato anche la vendita online con il prezzo dinamico, quindi chi prima acquista meno spende. Abbiamo ovviamente anche tutto le card MyPass, Star Pass, Telepass, le pay per use, quindi uno paga solo quello che scia, può sciare un'ora e viene addebitata solo un'ora, e con delle soglie massime di spesa che permettono una prima soglia di uno sconto dell'80%, una seconda soglia si scia gratis. Quindi tante soluzioni per tante tipologie di sciatori, e quindi vi invitiamo ad andare sul nostro sito www.ski.it a vedere tutte queste novità e a venire a trovarci. Siamo nel comprensorio sciistico Ponte di Legno Tonale, questo comprensorio sciistico che parte da Temù, Ponte di Legno in Alta Val Camonica, in provincia di Brescia, in Lombardia, e sale al ghiacciaio Presina, Passo del Tonale, e arriva sino a Vermiglio, in Alta Val di Sole, in Trentino. Siamo con Michele Bertolini, che è il direttore di questo comprensorio sciistico. Voi, Michele, avete molto a cuore questo comprensorio, perché la vostra vita, la vostra funzione importante di economia, avete a cura l'ambiente, avete fatto un lago che d'estate è un laghetto per divertirsi, ma d'inverno è ideale per l'innevamento artificiale, avete messo nel ghiacciaio Presena dei geotessili per preservare il ghiacciaio, avete anche fatto delle iniziative plastic free, cioè avete a cura l'ambiente e la sostenibilità, che è sempre di più importante, sempre di più se ne parla ai giorni nostri, di salvaguardare il nostro pianeta. Che cosa fate in questa direzione per l'ambiente e per la sostenibilità? Avete fatto delle applicazioni importanti per preservare il vostro territorio. Sì, diciamo che è uno dei valori poi che contraddistinguono le nostre società, perché tra l'altro noi viviamo di territorio, per il territorio, e con il territorio riusciamo a fare turismo. Quindi da quest'anno abbiamo approcciato questo nuovo sistema che quindi prevede che di fianco al nostro bilancio economico della nostra struttura ci sarà anche un bilancio di sostenibilità, quindi un bilancio che terrà conto anche di tutta l'impronta ecologica e sociale che abbiamo quando lavoriamo con il nostro territorio. Stiamo lavorando i dati e quindi a brevissimo riusciremo anche a porci dei nuovi obiettivi, a capire soprattutto a che livello siamo e dove si può migliorare, invece dove siamo già bravi. Sempre all'intorno di questo filone noi abbiamo due progetti molto, molto importanti, che sono rifugi sostenibili, quindi i rifugi soprattutto la Campana Presena, i rifugi del ghiacciaio del Presena si sono dati un codice di comportamento e un codice etico che prevede anche l'utilizzo di tutti prodotti locali e l'utilizzo minore possibile di energia. E di fianco a questo poi sul ghiacciaio del Presena stiamo collaborando con l'app GlaciApp, che è uscita in questi giorni, quindi una novità che permetterà anche a tutti quelli che sono sensibili al cambiamento climatico di aiutarci a coprire con una donazione quello che è il ghiacciaio del Presena. Quindi tutti possono diventare, donando una piccola cifra, possono far parte insomma di questa grande sfida che è salvare il ghiacciaio del Presena dallo scioglimento. Ecco, bella questa iniziativa. Ripetiamo questa app che è interessante per i nostri amici telespettatori che non hanno fatto in tempo a prendere nota di questa vostra iniziativa. Maggiori informazioni quindi?
quindi è sempre sul nostro sito www.pontedilegnotonale.com. Qui potete trovare anche e scaricare l'app Glaciapp, e quindi vi aspettiamo qui a sciare e a salvare un ghiacciaio. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta, un consorzio sciistico che raduna 8 eccellenze turistiche del Trentino, 8 località del Trentino occidentale che sono, partendo da est verso ovest, Folgaria, la Paganella, il Bondone, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida e Marilleva, Peio, per arrivare al passo del Tonale Ponte di Legno. Insieme le 8 località fanno 380 km di piste, 229 impianti, 60 rifugi in alta quota, tutti usufruibili con un unico ski pass. Parliamo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta con Cristian Gasperi, che è il direttore generale delle funivie di Folgarida Marilleva. Anche voi, Cristian, fate parte di questa importante realtà dello sci italiano. Sì, facciamo parte di questa realtà trentina con questi 380 km di piste, all'interno dei quali si trova la schiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, tra Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Un'importante risorsa, la gente vuole sempre più demani sciabili aperti, grandi, vuole muoversi, e tutto è fattibile qui nel Trentino occidentale con l'egida Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Sì, certo, la gente vuole chilometri di piste, lo impone anche un po' il Covid. Noi abbiamo aperto con i collegamenti tra le varie stazioni, tra Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Questo consente appunto di poter viaggiare con gli sci sulle piste, che è sport all'aria aperta in piena sicurezza. Una sicurezza che è data dalle normative vigenti, che fanno sì che si può sciare, che Schirama ha adeguato con la nuova Coda, che è una nuova applicazione con tanti Dynamic Pass, Free Pass, insomma nuove agevolazioni. Dopo mesi di lockdown non avete dormito, ma siete avanti con fare meglio il vostro prodotto e realizzare un grande risultato sciistico. Sì, diciamo che tutti ci siamo adeguati alle regole, che sono molto semplici, no? Si scia con il Green Pass, sempre il distanziamento che abbiamo imparato ormai in questa pandemia, la mascherina quando si è al chiuso oppure sulle seggiovie. I veicoli hanno una capienza ridotta laddove è previsto, i veicoli chiusi, e abbiamo fatto un must dello Schirama di questa sicurezza, perché abbiamo aperto bene e vogliamo andare avanti fino a Pasqua. La Val di Fiemme è famosa per gli sport invernali, è il paradiso dello sci di fondo, ha ospitato ben 3 edizioni dei campionati mondiali, 93, 2003, 2013, è il paradiso della combinata norica, della marcia longa, del Tour de Ski, ma la Val di Fiemme è famosa anche per la vela, sì, qui in Val di Fiemme c'è una fiammazza puro sangue, una fiammazza doc, Cecilia Dozzi, che è una velista veramente forte, campionessa europea l'anno scorso nella classe Figaro. La Cecilia, che andiamo a intervistare, vuol fare la mini transat nel 2023. La transat è la traversata oceanica appunto a vela. Ho detto bene, Cecilia, dalla vela, come fa una fiammazza puro sangue, paradiso degli sport invernali, a diventare una brava velista? Ma guarda, il passo è breve in realtà. Io ho cominciato sul lago di Caldonazzo, quindi non lontano da qua, e mi alleno qua da sempre, perché comunque c'è una grandissima parte di preparazione anche a secco. E come hai detto tu, il mio prossimo progetto, dopo che sono sfumate le Olimpiadi, la classe in cui abbiamo vinto l'Europeo l'anno scorso sarebbe dovuta diventare olimpica per Parigi. Purtroppo il CIO l'ha esclusa alla fine, quindi niente Olimpiadi, e quindi mi voglio lanciare in questa nuova impresa, che è attraversare l'oceano in solitaria. C'è una regata che parte ogni 2 anni su delle barche piccoline, sono solo 6,50 m, da sola. Da sola, insomma. Ci vuole tanto coraggio, tanto fegato per fare questo, insomma non è facile andare in barca a vela. Io sono un velista non ai tuoi livelli, ma mi piace andare in barca, ma decide di fare con una barca piccola di 6,5 m l'oceano con gli alisei, con il vento tipico dell'oceano, è una grande avventura, complimenti. Grazie, sì, è senz'altro una grandissima avventura, una grandissima esperienza di vita oltre che sportiva, e quello che vorrei fare io è lanciare un messaggio che va appunto al di là dello sport, al di là della semplice competizione, e portare un valore aggiunto. Io quello che sto cercando di fare è combattere per la pari opportunità, quindi per creare opportunità per le ragazze, per le veliste, per le donne in generale nello sport e nella vita, e quindi non è solo una questione di regata, ma è una questione molto più grande.
La Transat è una regata oceanica di 4.000 miglia, si parte dalla Sable d'Olonne in Francia, la parte atlantica, tappa le Canarie e si arriva in Guadalupe. Una regata difficile, ma sei fiera e contenta di farla? Sì, sicuramente contentissima, bisogna arrivarci perché comunque c'è una qualifica, c'è una ranking list, quindi solo conquistarsi un posto alla partenza è già una vittoria. Quindi il primo obiettivo è sicuramente quello. Ecco, ma merita una regata del genere, poi con una barca piccola di soli 6,5 metri. Assolutamente, come hai detto tu, la barca è piccola, non abbiamo software, non abbiamo computer, quindi è veramente una sfida con se stessi, bisogna affrontare tutto con le proprie forze e quindi al di là dell'aspetto sportivo è veramente un'esperienza di vita. Non è facile fare la traversata, hai già qualche partner che vediamo, Trentino, la Val di Fiemme, insomma stai cercando altre risorse perché non è facile fare una traversata oceanica. Noi ti auguriamo tutto il buon vento che giustamente ci vuole per questa edizione. Maggiori informazioni? Allora, per trovare tutte le informazioni potete andare sul mio sito che è cecilianoceano.com. Molto semplice, e Trentino mi segue da parecchi anni, in realtà da quando ho vinto il mondiale nel 2011, quindi è un po' che mi segue e la Val di Fiemme la porto nel cuore perché è casa. Senza dubbio servono altri fondi. Il primo ostacolo da superare è la barca, perché serve una barca ovviamente per cominciare la preparazione specifica, quindi fatevi avanti. È una barca performante anche se piccolina, chi la costruisce? Ci sono più cantieri, ce ne sono anche un paio in Italia e quello che vorrei fare io è portare avanti appunto un progetto italiano. In bocca al lupo e buon vento! Grazie mille! In questo servizio scopriamo uno dei segreti della schiara della Paganella, la montagna al centro del Trentino facilmente raggiungibile dall'autostrada del Brennero. Paganella famosa per i suoi excursus sportivi, sede di Coppa Europa, campionati italiani di sci alpinismo. Solo in questa stagione ritrovo e sedi di allenamento per la squadra americana con il mitico Bode Miller, Ted Ligeti, la squadra norvegese, Christopher e Svindal, ma il segreto e la qualità più importante della Paganella è la famiglia, è far imparare a sciare ai bambini. Pensate che qui nella Paganella ci sono ben 5 campi scuola a poche decine di metri dal centro del paese, ci sono ben 5 scuole di sci che sono proprio attrezzate per insegnare ai bambini. Parliamo con Ruggero Ghezzi che di questa vostra forza, guardate quanta gente c'è, quanti bambini ci sono in un giorno che non è alta stagione, e questa è la vostra forza, Ruggero. Sì, le famiglie è un segmento di mercato, un target che frequenta molto la località, trova spazio evidentemente nelle strutture ricettive che sono dedicate alla famiglia, sono altamente specializzate per i bambini, ma trova poi un grande spazio di strutture, infrastrutture e servizi anche presso la schiara. Hai detto bene, 5 campi scuola, poi abbiamo 6 scuole di sci, quasi 200 maestri. I campi scuola sono vicino al paese ma sono anche in quota, abbiamo un circuito di piste azzurre a 1800 metri, piste facili per poi passare dai primi passi appunto da valle a monte. Ma abbiamo 17 piste azzurre, quindi anche in questo senso per chi ha già fatto il passaggio dal campo scuola può salire con gli impianti di salita e scendere dalle piste azzurre con tutta facilità, accompagnato dai maestri. Il mondo della Paganella, della schiara per le famiglie poi ha anche 17 piste rosse, abbiamo una pista nera, quindi è variegato. Gli adulti possono divertirsi, anche gli adulti provetti, su piste un po' più impegnative con un dislivello di 1200 metri. Arriviamo a 2125 della cima Paganella, quindi c'è una varietà, una moltitudine di offerte veramente ampia. La mamma e il papà sono più contenti quando i bambini sono contenti, quindi è diciamo una condizione importante. Se i figli si divertono in questi bellissimi campi scuola con attrezzature importanti, con maestri preparati, anche i genitori sono più contenti, quindi i bambini crescono e poi quando sono grandi ritornano. Forse questo è il segreto della Paganella. Ma direi di sì, coltiviamo, se si può usare questo termine, fin da piccoli, ecco, partire già con i primi anni, 5-6 anni, i primi passi verso i campi scuola, i fan park, i baby park, i kinderheim, sono tutti servizi che permettono alla famiglia poi di fare una settimana rilassante, di fare una settimana dove il bambino è seguito, e quindi questo
questo servizio, la vacanza con soddisfazione poi viene ripresa nell'anno successivo. Ecco, quindi è una formula che ci premia e che vede da tanti anni la Paganella al centro di questo appunto target del mercato, che è appunto la famiglia. E soprattutto tutto a poche decine di metri dal centro del paese. Ad Andalo, parlando di una delle località della vostra Schiara, c'è la più alta concentrazione di alberghi di alta qualità e tutti attrezzati proprio per la famiglia, quindi senza stress, senza fatica, ci si può divertire. Abbiamo parlato delle attività che attrezzate voi come il consorzio sciistico, tutte queste bellissimi campi scuola e non solo, ma anche l'offerta alberghiera importante. Sì, direi di sé una componente quella alberghiera, del ricettivo, ma le scuole di sci, gli impianti di sci, cioè, fanno parte tutti dello stesso sistema che ognuno per la propria attività, per la propria mission mette a disposizione dei servizi e delle strutture. È un sistema allargato, se pensiamo al paese di Andalo in particolare, abbiamo poi tutto il centro sportivo dove la famiglia trova altri servizi diurni e anche serali per svolgere delle attività sportive, sia gli adulti che i bambini. Quindi di giorno la schiara, d'inverno in particolare evidentemente, la fa da padrone per lo sci, ma poi c'è tutta un'attività in paese e anche presso il nostro centro sportivo, tutto concentrato in poche centinaia di metri. Maggiori informazioni, sei stato molto esaustivo e informativo, ma se abbiamo stimolato la curiosità di qualche amico telespettatore per avere maggiori informazioni? Per maggiori informazioni possono andare i nostri utenti sul sito del Consorzio Skipass e paganella.net. Spazio allo snowbike in questo servizio, la bicicletta da neve, un sistema per sciare, per scendere dalle montagne, creato in Austria nel 1949, gestito da quest'anno da una società italiana, Snowbike Italia, con Giovanni, socio tedesco, Lino Zani, il mitico istruttore di sci di Papa Wojtyła, nonché voce e uomo immagine di Linea Bianca di Rai 1, e Giacomo Manganoni, un Camuno Doc, che gestiscono loro tre insieme questo nuovo sistema che importate, che gestite da quest'anno in Italia. Già avete sistemato queste biciclette da neve in tante belle località, Livigno, Andalo, Campiglio, anche Roccaraso, sull'Etna in Sicilia. È un sistema per scendere come si scia con gli sci, come si scende con lo snowboard, ora si può sciare e scendere in montagna anche con lo snowbike. Come funziona, Giacomo? Allora, principalmente partiamo da un contesto normativo. Contesto normativo, la snowbike viene considerata sci perché ai piedi le snowbike da adulto abbiamo i foot ski, quindi sul contesto regolamentare siamo tra virgolette paragonati allo sci. Come si scia? Siamo seduti, la snowbike, al posto di come si suol dire, di stare in piedi con gli sci, siamo con gli sci ma seduti, e questo penso che sia già una sicurezza. E soprattutto vediamo la bici adulta e la bici da bambino, sono due bici chiaramente diverse per i mini e per gli adulti, ma il sistema è lo stesso. Bravissimo, il sistema è lo stesso, anzi partiamo proprio dai bambini, perché i bambini è proprio una prima fase di scivolamento, è un gioco che deve essere visto da parte loro come, al posto di una bicicletta con le ruote, una bicicletta con gli sci, e può essere anche molto intelligente da parte delle scuole di sci vedere questa possibilità che i bambini possono utilizzarla sia come tra virgolette inizio, ma anche come premio finale della giornata. Dove si può recuperare questo mezzo? Se abbiamo stimolato la curiosità di qualche amico telespettatore, vi consiglio di visitare il sito italiano e il sito americano, snowbikeitalia.it e snowbike.com. E invece in pratica dal vivo io ho nominato qualche località dove si possono trovare. Se più dettagliato per quest'anno, io spero che l'anno prossimo siano in più paesi, in più località, ma quest'anno le possiamo vedere dove? Allora, quest'anno principalmente in tutte le regioni a statuto speciale, poi c'è Livigno, Colfosco, Madonna di Campiglio, Andalo, Etna, Roccaraso, il Tonale, eccetera, quindi ci potete seguire e vedere dove la snowbike è geolocalizzata nella nazione italiana. A Sport Outdoor TV guardateci quest'inverno perché ne vedremo delle belle. Road to Fiemme 2026. Madonna di Campiglio.
È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Val di Fiemme, funivie Folgarida e Marilleva. Salice, fatti di sport. Val di Sole, Paganella Ski. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri, qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato, del relax. Respira. Sei in Trentino. Ponte di Legno, Tonale. Peio. Dolomiti Super Ski. Per te che ami natura, sport e relax, la neve ha il gusto dell'inverno in Piemonte. Dalle Alpi Marittime al Monviso, tra valli olimpiche e Monterosa, sulle cime biellesi e dei laghi, fino alle vette dell'Ossola, vivi le tue esperienze di bellezza e benessere. Piemonte, l'esperienza che non ti aspetti. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sportdor.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa, come avete visto, tutta dedicata alla neve, montagna e sport invernali. Grazie per averci seguiti, mi raccomando, sciate sempre con noi ci vediamo alla prossima occasione, ciao, arrivederci, da Floriano Moboni. In collaborazione con Road to Fiemme 2026. Peio. Ponte di Legno, Tonale. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Paganella Ski.